C'era la nera, c'era la bianca e adesso arriva la rossa, la strawberry. L'Ami Joy è una penna che chiede poco ed offre tanto. Si accontenta di una cartuccia d'inchiostro, anche se l'attacco è l'attacco quello proprietario, cioè ci vanno le cartucce Lamy. Una penna offerta con 3 gradazioni calligrafiche, infatti interpreta proprio questo ruolo, quello della penna calligrafica, affusolata, un po' come vedevo da bambino sul banco degli uffici, nelle scrivanie, queste penne che si inserivano nello stiloforo, nere, austere, magari con la catenella proprio verso il codale perché non andassero perse. Finché non le ho provate, le ho prese in mano, ho cominciato a scrivere e ho capito il perché. Una penna bilanciata, una penna fatta per scrivere, per cominciare anche a muovere i primi passi con la grafia. Una penna che fa del bilanciamento, ma anche della forma, diciamo la verità, la sua parte importante, la sua parte più consistente. Apprezzo anche la finestrella che c'è nel fusto per ispezionare l'inchiostro o quanto ne rimane, ma comunque è una penna che ha la sua personalità, pur essendo comunque una penna così semplice, perché è affusolata sì, ma è appiattita. Poi nella coda c'è quell'inserto colorato, così come il cappuccio presenta quella clip ormai riconoscibilissima per tanti modelli Lamy, che però è colorata come il tappino che la chiude sul cappuccio e la caratterizza, cosa che si viene un po' a perdere in questo nuovo modello perché diviene quasi in tinta unita. Sia la nera che la bianca, insomma, sono forse un pochettino più movimentate dal punto di vista del colore, però la sostanza è sempre quella e poi soprattutto tanta qualità, che non è la qualità assoluta, non è la penna più bella che si possa acquistare, ma è una penna infaticabile, instancabile, direi quasi infallibile, nel senso che le basta un po' di inchiostro ed una mano che viene presa per mano, scusate il gioco di parole. I pennini Lamy sono dei pennini molto amichevoli, sono dei pennini che non presentano grandi asperità, hanno angoli d'attacco, sto parlando di questi corsivi, che consentono anche di muovere i primi passi verso la grafia, scoprendo le inclinazioni, le angolazioni per variare la nostra grafia, la scrittura. Insomma, c'è di che divertirsi e soprattutto il tutto racchiuso in poche, diciamo 2 decine di euro. Poche penne possono vantare la stessa qualità in quello stesso prezzo. E poi c'è l'impugnatura, un'impugnatura particolare fatta con questi due invasi, chiamiamoli così, per accogliere le dita, il pollice e l'indice, che possono essere anche un po' stretti, risultare un po' stretti all'inizio, vincolanti, insomma bisogna in un certo senso entrare nell'ottica, ma poi si scopre che invece lo spazio per muoversi è davvero ampio e che risulta persino comoda. Insomma, non si può sbagliare con questa penna. I pennini, l'ho detto prima, presentano le principali gradazioni calligrafiche 1.1, 1.5 e 1.9, che ovviamente è il più generoso. Però sapete che si possono montare tutti i pennini della gamma Lamy, quindi se vi piace scrivere con questa penna e vi innamorate del pennino F o extra fine della vostra Safari, potete tranquillamente cambiarli. Esiste anche la versione in kit calligrafico, ovvero la Lamy Joy con altri 2 pennini, quindi va sostituito, tra l'altro in un bel kit, una bella scatola di latta argentata. Ma insomma, questa è veramente è un elogio a questa stilografica che io ho fin dai primi anni e continuo ad avere, neanche una, ne ho un paio, ed è sempre abbastanza inchiostrata sulla mia scrivania perché comunque mi piace proprio il bilanciamento. È vero, potrete dire, ma alla fin fine la sezione è quella di una Safari, è quella di una All Star, di una Vista, di tanti modelli Lamy.
Sì, è vero, ma il divertimento comincia da lì in poi, cioè spostandoci verso la coda. Il bilanciamento e questa deriva, chiamiamola così, per fare un riferimento nautico, che la parte finale, il codale, conferisce alla penna, viene trasformato in una qualità di scrittura che secondo me è più appagante che sugli altri modelli. Vi lascio alle immagini di quest'ultima Strawberry e comunque ritengo assolutamente un best seller questa penna stilografica. A voi tutti amici, grazie e alla prossima!